E bentornati a Visioni, Simak Tanninte, che abbiamo con noi un nome storico, direi, e un nome fondamentale soprattutto nell'ambito dell'ingegneria applicata al settore dei macchinari per concia, calzatura e pelletteria. E parliamo con l'ingegnere Sergio Dulio, che peraltro è anche presidente di WITIC, che è l'associazione, l'Unione dei Tecnici di Calzatura. Sostanzialmente, quindi è qui a Milano oggi, ma è reduce da Shanghai, dove c'è stato il congresso internazionale. Esatto, sì, la nostra associazione esiste ormai da più di 50 anni, è nata in un momento in cui si sentiva la necessità di promuovere all'interno delle imprese calzaturiere, viene da un'intuizione di calzaturieri francesi, una cultura scientifica e tecnologica, quando ancora di scienza e tecnologia probabilmente nel processo di fabbricazione della scarpa c'era poco. E da 50 anni ad oggi si è data come obiettivo appunto favorire questa diffusione organizzando congressi che abbiamo fatto per ben 22 volte, e quello che si è tenuto a Shanghai all'inizio, tra fine agosto e inizio del mese di settembre, è stato il nostro 22esimo congresso, ed è stato un congresso direi importante sia per il numero di partecipanti che per quello che è stato presentato dai vari relatori, ma anche per quello che abbiamo visto. Il congresso è sempre preceduto da momenti di visita alle imprese o alle realtà presenti nei vari territori dove andiamo, quindi quello che abbiamo visto nella zona di Shanghai e nelle imprese cinesi di quel territorio. Partiamo subito da cosa c'è di nuovo realmente nel mondo della calzatura. Non parliamo di sistema, parliamo proprio di tecnologia. Cosa sta emergendo a livello mondiale, ingegnere? Ma io penso che se da un lato, faccio una semplificazione molto forte, la tecnologia hardware, quindi le macchine di processo, le macchine di taglio, i vari macchinari che entrano nei diversi momenti di fabbricazione della scarpa, come pure i robot, sono ormai presenti da anni, che noi li vediamo nelle nostre fiere, li vediamo soprattutto nelle fabbriche, quindi questa è quello che io chiamo la parte hardware dei nostri processi, e questa è, direi, ragionevolmente consolidata. Certo, capita che magari da un'edizione all'altra del SIMAC o da un'edizione all'altra del nostro congresso ci sia quell'innovazione aggiuntiva che perfeziona ancora di più questi macchinari, ma la vera evoluzione / rivoluzione che stiamo vedendo è in realtà quella sul software, e quindi una presenza sempre più forte. Neanche questa è nuovissima, ma oggi io credo che non c'è un momento in cui la presenza software nei processi e nei macchinari sia così pervasiva, e quando parlo di software ovviamente penso e associo inevitabilmente questa parola al concetto di intelligenza artificiale. Il congresso che abbiamo appena celebrato a Shanghai aveva tra i suoi temi proprio l'intelligenza artificiale. Avevamo scelto un po' come una sfida, dicendo: ma ci sarà materiale a sufficienza? Beh, direi che su 16 presentazioni che sono state fatte, 12 parlavano di applicazioni in diversi momenti, ma di applicazioni dell'intelligenza artificiale. Quindi E le più rilevanti quali sono, in quali momenti? Perché si parla molto di intelligenza artificiale predittiva, collegata ovviamente all'intuizione dello stile che verrà, al capire gli ordini e quindi il tipo di produzione che è necessaria. Questo avviene anche nel settore dei macchinari o c'è qualcosa in più? Beh, si propaga a valle, no? Perché quello che lei ha citato è il punto di partenza, quindi utilizzare l'intelligenza artificiale e le sue capacità, tra virgolette, predittive per indovinare un trend, uno stile, quindi per poi scegliere che prodotto realizzare. Ma percorrendo a valle la filiera, poi posso utilizzare altre forme di intelligenza artificiale per facilitare il mio processo di progettazione quando uso software, per esempio chiedendo al mio software: progettami una scarpa, o disegnami prima e poi progettami una scarpa che risponde a queste caratteristiche, quelle che il mercato mi ha indicato, e poi a valle, quando devo realizzarla, per esempio nel individuare in maniera intelligente i difetti della pelle per piazzare le sagome nel processo di taglio. Sto parlando di cose che probabilmente si possono vedere anche qui in fiera oggi, e poi per pianificare i miei processi produttivi, per gestire in maniera intelligente i robot che ho nel mio processo di fabbricazione, per controllare lo stato di funzionamento dei miei macchinari, ancora una volta utilizzando manutenzione predittiva, e poi infine per analizzare i dati finali di risultato di mercato dei miei prodotti per trarne anche qua delle indicazioni. Non c'è processo che non sia oggi
sto cercando la parola giusta, cioè mi veniva attaccato, e infatti è così, attaccato dall'intelligenza artificiale, e dove si trovino applicazioni più o meno mature, ma comunque molto diffuse. L'obiettivo finale è, come dire, la perfetta organizzazione aziendale, cioè quello di avere un'azienda che funziona bene, che ha un controllo dei costi e che evita gli sprechi e che ricicla eventualmente quelle che sono le rimanenze, gli avanzi creati dalla produzione. Secondo lei, a oggi, da 0 a 100, a che punto siamo arrivati nell'ottimizzazione? Ma io penso che abbiamo superato la metà, siamo oltre, abbiamo scollinato il 50%. Tra l'altro in quanto diceva si percepisce anche un aspetto importante legato alla sostenibilità. La sostenibilità era il secondo tema portante del nostro congresso a Shanghai, e la cosa interessante che è uscita è che l'intelligenza artificiale può aiutare ad abilitare processi sostenibili. Avendo in mente una cosa che, al di là di quelli che sono i ragionamenti che spesso che si sentono fare giustamente, direi, di approcciare l'intelligenza artificiale quantomeno in maniera, non voglio dire cauta, ma attenta, ecco, diciamo attenta, in relazione soprattutto al ruolo che poi l'uomo avrà in processi sempre più governati da, tra virgolette, intelligenze artificiali. Quello che ne emerge è che il ruolo dell'uomo è comunque centrale, perché poi alla fine è l'uomo che codifica gli algoritmi, è l'uomo che ne monitora i risultati, quindi sono ancora una volta strumenti che facilitano il lavoro, ottimizzano i processi, aiutano la sostenibilità, ma nello scenario che quantomeno stiamo vedendo non possono fare a meno dell'essere umano in questo processo. Ultima domanda è collegata alla fiera, cioè SIMA Tannintech è la piazza dell'innovazione, è il posto dove vengono presentate le ultime novità, è il posto dove si sentono anche, come dire, si avvertono quelle che sono le esigenze dei clienti. Secondo lei, da questo punto di vista, la qualità dell'offerta e il ruolo che sta portando avanti la fiera è, come dire, sufficiente, o c'è qualcosa in più che si può dare? La fiera è sempre la fiera di riferimento. Tra l'altro, per chi ha ascoltato prima la sessione di apertura con tutti gli ospiti che sono intervenuti, anche questo aspetto importante di fare sistema attraverso ad altre manifestazioni fieristiche, linea pelle, con la quale l'alleanza era già molto forte, ma veramente costruendo un sistema fieristico di filiera così importante è un aspetto significativo. Quindi io credo che SIMAC non venga meno a questa aspettativa di restare il punto di riferimento nel panorama tecnologico delle tecnologie hardware e software di processo e prodotto per la calzatura. Credo, e questo secondo me era qualcosa che già si percepiva nell'edizione dell'anno scorso, che peraltro è stata un'edizione importante, no? Perché ha celebrato i 50 anni di SIMAC, credo che sia anche qua una fiera che ha iniziato un processo di trasformazione e non di riposizionamento, ma di evoluzione verso qualcosa di più completo e anche più innovativo, più avanzato rispetto a come ci siamo abituati a conoscere e a sfruttare appieno le fiere fino adesso. Peraltro un processo di rinnovamento che stiamo pensando di avviare anche per la nostra associazione. Molto bene, grazie Ingegner Dulio. Ci rivediamo fra un anno, direi, in questa situazione. Assolutamente. E buon lavoro. Un appuntamento imperdibile. Esattamente, buon lavoro, e noi torniamo tra poco con un nuovo ospite.